Ci sono degli integratori che posso prendere per l'artrite all'articolazione della mandibola? Sappiamo che in medicina esistono diversi integratori che possono essere utili per la salute. Ad esempio la supplementazione con acido folico durante la gravidanza per ridurre il rischio di malformazioni del feto, l'assunzione di vitamina B12 nelle persone che seguono una dieta vegana, eccetera. Tuttavia, in generale, gli integratori hanno una loro funzione in caso di dieta non equilibrata, per integrare la carenza di vitamine, sali minerali, nutrienti, eccetera. Se una persona segue una dieta completa, varia ed equilibrata, non dovrebbe aver bisogno di integrazione, se non in situazioni particolari di salute dove si possono evidenziare delle carenze. Sì, ma chi la segue una dieta completa, varia ed equilibrata? Io la seguo. Tu? Ma quando mai? Vabbè, qualche volta faccio qualche strappo alla regola, ma in genere cerco di mangiare bene. Sì, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Ma se non ci riusciamo, ben vengano gli integratori. Ma a parte questa introduzione generale, a noi interessa capire se ci sono degli integratori specifici che possono aiutare a curare le patologie dell'articolazione della mandibola. Facciamo un passo indietro. Chiedo scusa per l'ingessatura, ma purtroppo mi è venuto addosso una persona in Italia che ha deciso di fare un passo indietro e mi è saltata proprio. Ho detto proprio ora. Capita. Ci sono alcuni studi che hanno mostrato che l'utilizzo di alcuni integratori, come il collagene, l'acido ialuronico, la glucosamina e il solfato di condroitina, utilizzati per un periodo di alcune settimane o di alcuni mesi, hanno portato a una riduzione del dolore sia a riposo, sia durante il movimento e nello svolgimento delle attività quotidiane, della rigidità e un aumento della funzionalità nei soggetti con osteoartrite al ginocchio. In alcuni casi si è notato un rallentamento della progressione dell'artrite osservabile radiograficamente. Tuttavia, non tutti gli studi confermano questi risultati. In alcuni casi, l'effetto degli integratori è stato simile a quello del placebo. Ma vediamo meglio cosa sono questi integratori e a cosa servono. A me che cazzo me ne frega a me? E se non ti interessa è inutile che guardi il video, ma ci sono persone che magari sono interessate all'argomento. Io mi rivolgo a loro. Partiamo dall'inizio. Il tessuto connettivo è un tessuto del nostro organismo che fornisce supporto strutturale e metabolico agli altri tessuti. Si trova praticamente dappertutto, circonda il cervello, i vasi sanguigni, le ossa, i muscoli e tutti gli organi. È costituito da 3 componenti: la sostanza fondamentale, le fibre e le cellule. La sostanza fondamentale è una rete tridimensionale formata da molecole di glicosaminoglicani, glicoproteine e proteoglicani, cioè molecole fatte di zuccheri e proteine. Tra i glicosaminoglicani ci sono l'acido ialuronico e il solfato di condroitina, e la glucosamina è un precursore dei glicosaminoglicani. Le fibre sono immerse nella sostanza fondamentale e servono a darle resistenza o elasticità. Si distinguono le fibre collagene, le più comuni, le fibre reticolari e le fibre elastiche. All'interno del tessuto ci sono poi le cellule, ad esempio i fibroblasti e i fibrociti del tessuto fibroso e i condroblasti e i condrociti della cartilagine. Quindi le molecole che sono utilizzate come integratori sono componenti naturali del tessuto connettivo e loro precursori. Ma tutte queste sostanze sono prodotte naturalmente dal nostro organismo. E allora a cosa serve assumerle come integratori? Essendo delle sostanze presenti nella cartilagine articolare, vengono utilizzate dal nostro organismo per la costruzione e la rigenerazione della cartilagine. Quindi si ipotizza che un'integrazione di queste molecole possa stimolare questa attività
e compensare le carenze alimentari di alcuni amminoacidi. In effetti, alcuni studi in vitro e sugli animali hanno mostrato un aumento della sintesi, cioè della produzione di proteoglicani e acido ialuronico, e una riduzione della degradazione delle proteine della cartilagine. Sì, vabbè, ma sugli animali. E infatti non ci possiamo basare solo su questo risultato, ma è una buona base di partenza per verificare poi con degli studi sull'uomo se questo effetto esiste davvero ed è clinicamente significativo e rilevante. Scusi? Ho sentito bene? Sì, si parte da questa ipotesi per poi verificarla con degli studi clinici sui pazienti. Cioè? Cioè quello che ho appena detto. Le spiacerebbe ripetere, scusi? Dai, non ripetiamolo all'infinito, vai a posto e continuiamo. No, lo stronzo non torna al suo posto, lo stronzo rimane qui, vicino a tutti gli altri stronzi, come lei, come lui, come quella signora là, quello là in fondo, come lui, perché siete tutti una manica di stronzi! Vabbè, riprendiamo e torniamo all'argomento del video. Ci sono degli integratori che possono aiutare in caso di artrite all'articolazione della mandibola? Ho fatto una ricerca e ho trovato alcuni articoli sull'argomento. Le sostanze che sono state testate sono essenzialmente due: la glucosamina e il solfato di condroitina, spesso in associazione tra loro. Un primo studio di Shankland del 98 suggerisce un'efficacia molto promettente di una combinazione di glucosamina e condroitina solfato con un dosaggio di 1600 e 1200 mg rispettivamente, 2 volte al giorno. L'80% dei pazienti con osteoartrite o osteoartrosi dell'articolazione temporomandibolare, cioè l'articolazione della mandibola, hanno riportato una riduzione dei rumori articolari, ma anche un miglioramento del dolore e del gonfiore articolare e in alcuni casi anche un miglioramento della sintomatologia di altre articolazioni e una riduzione dell'assunzione di farmaci antidolorifici. Però bisogna dire che questo studio non prevedeva un gruppo di controllo, quindi non possiamo prevedere l'influenza dell'evoluzione spontanea della patologia, dell'oscillazione dei sintomi nel tempo e dell'effetto placebo, ma soprattutto, oltre alla somministrazione degli integratori, i pazienti erano trattati con un bite, che può certamente influenzare l'evoluzione della sintomatologia. Tuttavia, in una review di Melo del 2018, Gilberto Melo, brasiliano. Dicevo, in una review di Melo del 2018 sono stati esaminati 3 studi, in 2 dei quali la somministrazione di 1500 mg di glucosamina solfato al giorno ha portato a una riduzione del dolore e un aumento dell'apertura della bocca paragonabili a quelli ottenuti con la somministrazione di ibuprofene, un comune antinfiammatorio, ma con una comparsa di effetti collaterali molto inferiore. Nel terzo studio però i risultati non erano superiori al placebo. In una review più recente, del 2023, oltre agli studi già inclusi nella review precedente, quella di Gilberto Melo, esatto, sono presenti alcuni studi dove la glucosamina e il solfato di condroitina sono stati usati come integratori insieme ad un'artrocentesi, cioè un lavaggio dell'articolazione. E questo va un po' oltre l'argomento di questo video, per cui non li ho considerati. Nella stessa review viene poi esaminato un altro studio dove i risultati del gruppo che utilizzava la glucosamina si sono rivelati simili a quelli del gruppo placebo. Ma anche un ulteriore studio molto interessante, perché da un lato evidenzia che l'uso di glucosamina e condroitina solfato in associazione ha portato a un miglioramento della sintomatologia simile a quella del gruppo trattato con tramadolo, un antidolorifico opioide, e dall'altro hanno esaminato il liquido sinoviale, cioè il liquido che si trova all'interno dell'articolazione, notando un'evidente riduzione delle molecole infiammatorie nel gruppo che assumeva la glucosamina e la condroitina solfato. E lo stesso risultato era stato trovato in uno studio precedente del 2015.
In base agli studi che sono stati pubblicati finora, come avete visto, non si possono dare delle indicazioni definitive sull'uso di questi integratori. Però in alcuni casi si è effettivamente visto un miglioramento sia della sintomatologia, cioè del dolore, che della funzione mandibolare, cioè dell'apertura della bocca. E questo a fronte di effetti collaterali molto inferiori rispetto all'uso di farmaci antinfiammatori e antidolorifici. Solo in alcuni casi si sono notati nausea, dolore addominale, difficoltà nella digestione, che si sono risolti rapidamente con l'interruzione dell'integratore. Il dosaggio utilizzato è stato quasi sempre di 1200 mg al giorno di glucosamina e 1500 mg al giorno di condroitina solfato, per un periodo molto variabile da alcune settimane ad alcuni mesi. Quindi, tornando alla domanda iniziale, ci sono degli integratori che posso prendere per l'artrite all'articolazione della mandibola? La risposta è sì, si potrebbe anche dire così. Io avevo pensato a qualcosa tipo: le evidenze scientifiche attuali non consentono di dare una risposta certa. Comunque sia, valutando il rapporto rischi-benefici, considerando che si tratta di una terapia non invasiva e con lievi possibili effetti collaterali, l'uso di integratori con glucosamina e condroitina solfato, nelle dosi e nei tempi menzionati prima, può essere una terapia consigliata. Fatevi comunque bene i conti, perché a fronte di risultati incerti può essere una terapia costosa se protratta nel tempo. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento e che ho utilizzato per prepararlo. Per qualunque altra cosa, o se volete contattarmi direttamente, potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Vi ricordo che questo video è stato sponsorizzato da chi? Nessuno. Ah, mi sembrava. Come sempre. Esatto, come sempre. Tutto gratis. Ciao a tutti, alla prossima! Nessuno vuol fare un'offerta, niente.